Nathan Carter stava in cucina, tagliando con cura le verdure per la cena. L'aroma di aglio e olio d'oliva riempiva l'aria, mescolandosi con il suono tenue della playlist preferita di Bella che echeggiava dal soggiorno. Per anni questa era stata la loro routine. Nathan cucinava mentre Bella lavorava fino a tardi o si rilassava dopo una lunga giornata. Ma quella sera sembrava diversa. La risata di Bella, una volta brillante e spensierata, ora sembrava distante. Aveva passato più tempo sul suo telefono ultimamente, il suo viso illuminato dallo schermo anche durante i loro pasti condivisi. «Giornate lunghe?» chiese Nathan posando la ciotola dell'insalata sul tavolo. Bella alzò lo sguardo, sorpresa come se fosse stata colta alla sprovvista. «Oh, sì, sai com'è al lavoro». Nathan annuì, ma qualcosa nel suo tono sembrava strano. Non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che non gli stesse dicendo tutta la verità. Erano sposati da 8 anni, ma Nathan sentiva di conoscerla meno ogni giorno che passava. La cena quella sera fu silenziosa, il tipo di silenzio a cui Nathan si era abituato negli ultimi mesi. Bella stava scorrendo sul suo telefono, il pollice che si muoveva rapidamente mentre scriveva messaggi. Nathan la osservava dall'altra parte del tavolo, la forchetta sospesa a mezz'aria. «Chi ti tiene così intrattenuta?» chiese con un leggero sorriso, anche se c'era una punta di inquietudine nella sua voce. Bella non alzò lo sguardo. «Solo cose di lavoro, stiamo preparando una nuova campagna». La sua risposta fu fluida, ma Nathan notò quanto velocemente girò il telefono a faccia in giù quando glielo chiese. «Deve essere un grande progetto», disse Nathan, cercando di mantenere la conversazione. «Lo è», rispose Bella, sorseggiando il suo vino. Il suo tono era indifferente, ma non approfondì. Nathan lasciò perdere, ma il nodo nello stomaco rimase. Non era il tipo d'uomo che saltava a conclusioni, ma ultimamente Bella era distante. I suoi tardi rientri al lavoro, la sua nuova ossessione per la palestra e le sue risposte evasive. Era difficile ignorare la crescente lista di segnali d'allarme. La mattina seguente Nathan si svegliò presto, come da sua abitudine. Godeva della quiete della casa prima che iniziasse il caos della giornata. Il lato del letto di Bella era vuoto, era andata in palestra un'ora prima. Mentre sorseggiava il caffè, i suoi occhi caddero sul telefono di lei, lasciato in carica sul bancone. Una piccola voce nella sua testa gli diceva di ignorarlo, di rispettare la sua privacy, ma un'altra, più forte, lo spingeva a guardare. Esitò per un momento prima di prendere il telefono. Lo schermo si illuminò con una valanga di notifiche non lette. Per lo più email di lavoro e chat di gruppo, ma un messaggio spiccava. «Non vedo l'ora di rivederti di nuovo venerdì». Il petto di Nathan si strinse. Il messaggio era da qualcuno chiamato Matt G. Non riconosceva il nome e Bella non aveva mai menzionato nessuno con quel nome. Il suono della porta d'ingresso che si apriva lo distolse dai suoi pensieri. Posò rapidamente il telefono e si occupò del suo caffè. Bella entrò, il viso arrossato dall'allenamento. «Buongiorno», disse, piantandogli un rapido bacio sulla guancia. «Buongiorno», rispose Nathan, forzando un sorriso. Dentro la sua mente correva. Nei giorni successivi i sospetti di Nathan crescerono. Iniziò a prestare maggiore attenzione al comportamento di Bella. Come sorrideva al telefono, la cura extra che metteva nel suo aspetto prima di uscire e il modo in cui sembrava più energica del solito. Una sera, mentre Bella faceva la doccia, Nathan non poté resistere più a lungo. Aprì il suo portatile e cercò qualsiasi indizio che potesse confermare le sue paure. Non ci mise molto. Lì, nelle bozze delle sue email, c'era un messaggio non inviato a Matt G. «Non vedo l'ora per venerdì sera. Troverò una scusa per andare via presto. Non vedo l'ora di vederti». Le mani di Nathan tremavano mentre leggeva le parole. Sentì un'ondata di rabbia, tristezza e incredulità travolgerlo. Questa era la donna con cui aveva costruito la sua vita, la donna che aveva amato e supportato attraverso tutto. Ma ora stava scivolando via, e non per caso. Nathan aspettò fino alla sera seguente per confrontarsi con Bella. Voleva essere calmo, raccogliere i suoi pensieri ed evitare un litigio esplosivo.
Mentre si sedettero a cena, la guardò dritto negli occhi. «Bella, chi è Matt?» Bella si bloccò, la forchetta sospesa sopra il piatto. «Cosa?» «Hai sentito bene. Matt, chi è?» La voce di Nathan era ferma, ma non c'era modo di confondere la tensione in essa. Bella posò lentamente la forchetta, il viso una maschera di confusione. «È solo qualcuno del lavoro. Perché?» Nathan si appoggiò allo schienale della sedia, incrociando le braccia. «Perché lo incontri venerdì? Vuoi spiegare perché non me l'hai detto?» Per un momento l'espressione di Bella vacillò, poi fece una piccola risata, scuotendo la testa. «Oh, Nathan, stai essendo ridicolo. È solo una cena di lavoro. FA parte del nuovo team della campagna e stiamo elaborando idee». Nathan non ci credeva. Allora perché nasconderlo? Perché questa segretezza? Gli occhi di Bella si strinsero. «Non ho nascosto niente. Sei tu che stai ficcando il naso nelle mie cose, inventando storie nella tua testa. Onestamente, Nate, questo è patetico». Le sue parole ferirono, ma Nathan si rifiutò di lasciarla deviare la discussione. «Se è così innocente, perché non invitarmi?» Bella sbuffò. «Perché è lavoro, capiresti». Nathan sentì il suo temperamento crescere, ma lo trattenne. «Va bene, ma ti avverto, Bella, se mi stai mentendo, se c'è qualcosa che non mi stai dicendo, verrà fuori». Bella alzò gli occhi al cielo. «Stai esagerando. Vai pure a rimuginare nelle tue paranoie se ti fa sentire meglio». Con ciò si alzò e uscì dalla stanza, lasciando Nathan da solo con la sua rabbia crescente. Nathan sapeva che non poteva confrontarsi di nuovo con Bella senza prove. Se stava mentendo, doveva coglierla sul fatto. Contattò Marcus, il suo più vecchio amico e un avvocato astuto. Davanti a una birra, Nathan raccontò tutto ciò che era successo, i messaggi, la segretezza e l'atteggiamento sprezzante di Bella. Marcus ascoltò attentamente, annuendo mentre Nathan parlava. «Sembra che stia tastando il terreno», disse Marcus infine. «Devi farle credere di avere il controllo mentre raccogli prove». «Cosa intendi?» chiese Nathan. «Lasciala credere che tu sia all'oscuro, non spingerla. Se si sente al sicuro, commetterà un errore, e allora la coglierai». Nathan annuì, la mascella serrata con determinazione. Non avrebbe permesso a Bella di calpestarlo. Se voleva tradirlo, se ne sarebbe pentita. Nathan seguì il consiglio di Marcus alla lettera. Nei giorni successivi interpretò perfettamente il suo ruolo, calmo, ignaro e apparentemente distratto dal lavoro. Si comportò come se le scuse di Bella e il suo atteggiamento sprezzante non lo toccassero più. Bella, non sentendo alcuna minaccia immediata, sembrò sentirsi più a suo agio nel suo inganno. Restava fuori più tardi del solito, i suoi sorrisi diventavano più frequenti e le sue conversazioni più superficiali. Nathan osservava tutto svolgersi come un osservatore silenzioso, il suo risentimento crescendo ogni giorno. Il venerdì sera Bella uscì dalla camera da letto vestita con un elegante abito nero che Nathan non aveva mai visto prima. Il trucco era impeccabile, i capelli acconciati alla perfezione. «Grande serata?» chiese Nathan, mantenendo un tono leggero mentre aggiustava la cravatta nello specchio del corridoio. Bella sorrise. «Solo cena con il team, non aspettarmi alzato». Nathan annuì, nascondendo la tempesta che ribolliva dentro di lui. «Anch'io ho dei programmi, ci vediamo più tardi». Bella alzò un sopracciglio. «Programmi? Quali programmi?» «Solo un incontro con un vecchio amico», disse Nathan casualmente prendendo le chiavi della macchina. Bella sembrò momentaneamente sorpresa, ma lo mascherò rapidamente con una scrollata di spalle. «Bene, divertiti», disse uscendo dalla porta. Nathan aspettò un momento, poi la seguì. Aveva noleggiato un'auto per la serata per evitare sospetti, parcheggiando a pochi isolati da casa. Mentre seguiva Bella, le sue mani stringevano saldamente il volante, il cuore che batteva forte. Bella arrivò in un ristorante alla moda sul tetto della città, dove Nathan osservò da una distanza discreta mentre salutava un uomo alto e ben vestito, Matt G. Il loro abbraccio durò un momento di troppo e Nathan sentì una nuova ondata di rabbia travolgerlo. Tirò fuori il telefono e scattò una serie di foto. Bella e Matt ridevano davanti ai drink.
il loro linguaggio del corpo troppo intimo per dei colleghi. Nathan rimase abbastanza a lungo per confermare i suoi sospetti prima di andarsene. Il tradimento non era più solo un sospetto, era reale e ora aveva le prove. La mattina successiva, Nathan si comportò come se nulla fosse accaduto. Preparò la colazione, canticchiando dolcemente mentre lavorava, e salutò Bella con un sorriso caloroso quando finalmente uscì dalla camera da letto. «Sei di buon umore», disse Bella, guardandolo con cautela. «Perché non dovrei esserlo?» rispose Nathan, facendo scivolare un piatto di uova e toast davanti a lei. Bella sembrò a disagio, ma non insistette. Nathan, nel frattempo, aveva già iniziato a gettare le basi per la sua vendetta. Chiamò Marcus più tardi quel giorno. «Ho le prove», disse Nathan. «Ora passiamo alla fase successiva». Marcus ridacchiò. «Bene, facciamoglielo rimpiangere ogni scelta che ha fatto». Il primo passo di Nathan fu ricostruire se stesso. Aveva passato troppo tempo a soddisfare i bisogni di Bella, sacrificando la propria felicità nel processo. Ora era il momento di concentrarsi su di sé. Si iscrisse a una palestra di alto livello, assunse un personal trainer e rinnovò il suo guardaroba. Le sue serate non erano più trascorse ad aspettare che Bella tornasse a casa. Invece si immerse nel lavoro, in eventi di networking e nell'automiglioramento. La sua trasformazione non passò inosservata. I colleghi si complimentavano per il suo nuovo aspetto e vecchi amici si fecero vivi per riconnettersi. Anche Bella sembrava sorpresa dai cambiamenti, anche se disse poco al riguardo. Ma Nathan non lo faceva per riconquistarla, lo faceva per se stesso e per mostrare a Bella esattamente cosa aveva perso. Con l'aiuto di Marcus, Nathan iniziò discretamente a mettere in moto il suo piano. Incontrò un investigatore privato per raccogliere più prove, non solo dell'infedeltà di Bella, ma di qualsiasi potenziale cattiva condotta che potesse avvantaggiarlo in caso di divorzio. Allo stesso tempo, rafforzò le sue connessioni al lavoro, assicurando la sua stabilità finanziaria nel caso il matrimonio finisse. Ma la vendetta di Nathan non riguardava solo vittorie legali o finanziarie. Voleva invertire le parti con Bella emotivamente. Voleva che sentisse il pungiglione del tradimento, il rimpianto di rendersi conto di ciò che aveva buttato via. Una sera, mentre Nathan usciva dalla palestra, incontrò Elena, una ex collega che non vedeva da anni. Elena era brillante, spiritosa e carismatica senza sforzo. Si misero al passo davanti a un caffè e Nathan si trovò ad aprirsi con lei sulla sua situazione. «Non posso credere che ti abbia fatto questo», disse Elena, il tono intriso di incredulità. «Meriti molto di meglio». Nathan sorrise, sentendo una scintilla di fiducia. «Grazie, Elena. Sto lavorando per assicurarmi che se ne renda conto». La loro connessione crebbe rapidamente e, sebbene Nathan non fosse pronto a tuffarsi in una nuova relazione, Elena divenne una confidente fidata. Gli offriva consigli, incoraggiamento e, soprattutto, un promemoria che non era solo. La fiducia di Bella nella sua doppia vita iniziò a vacillare mentre Nathan diventava più distante. Non gli chiedeva più dei suoi piani né lo pressava per i dettagli, e la sua nuova fiducia non faceva che aumentare il suo disagio. Una sera Bella tornò a casa e trovò Nathan vestito elegantemente, il suo profumo che aleggiava nell'aria. «Esci?» chiese, cercando di sembrare casuale. «Sì», rispose Nathan con un sorriso. «Cena con un'amica». Lo stomaco di Bella si contorse. «Chi?» chiese, cercando di mascherare la gelosia. «Elena», disse semplicemente Nathan prendendo le chiavi. «Non aspettarmi alzata». Per la prima volta Bella sentì una fitta di gelosia, un sentimento che non si aspettava. La vendetta di Nathan culminò in una gala di beneficenza sponsorizzata dalla sua azienda. Invitò Elena come sua accompagnatrice e insieme rubarono la scena. La fiducia e il carisma di Nathan erano in piena mostra, mentre il calore e l'intelligenza di Elena affascinavano tutti coloro che incontravano. Bella, che aveva partecipato al gala con Matt, osservava dall'altra parte della sala mentre Nathan ed Elena ridevano e socializzavano.
Sentì un dolore sconosciuto nel petto, una miscela di rimpianto, gelosia e la dolorosa consapevolezza che lo aveva perso. Quando i loro sguardi si incrociarono brevemente, Nathan le fece un sorriso educato prima di tornare da Elena. Per Bella fu la conferma finale. Nathan era andato avanti e non poteva incolpare nessuno se non se stessa. Il mondo di Bella sembrava crollare intorno a lei nei giorni che seguirono il gala. Non poteva sfuggire all'immagine tormentosa di Nathan ed Elena, il modo in cui sembravano così felicemente senza sforzo, mentre lei era intrappolata nella rete delle sue stesse bugie. Al lavoro non riusciva a concentrarsi. A casa, ogni sguardo a Nathan era come un forte promemoria del suo stesso tradimento. Aveva sottovalutato quanto profondamente Nathan fosse stato ferito e fino a che punto sarebbe andato per riprendere il controllo della sua vita. La verità era che Bella non era preparata alla distanza emotiva che Nathan aveva creato. Aveva supposto che dopo tutto il dolore che gli aveva causato, sarebbe stato lui a rincorrerla, a implorare perdono. Ma invece Nathan aveva fatto l'impensabile. Se n'era andato, abbracciando pienamente la sua trasformazione e la nuova vita che stava costruendo senza di lei. Non riguardava più Matt, né la relazione. Bella era costretta ad affrontare una verità molto più dolorosa. Aveva lasciato scivolare via qualcosa di bello non a causa di un errore, ma a causa di un modello di negligenza ed egoismo. Una sera decise di confrontarsi con Nathan per cercare di salvare ciò che restava. Entrò in casa, il cuore che batteva forte, ma quando lo vide nel soggiorno a parlare con Elena al telefono, qualcosa in lei si spezzò. «È a questo che siamo arrivati», disse Bella, la voce tremante mentre entrava nella stanza. Nathan alzò lo sguardo, l'espressione indecifrabile. Posò il telefono. «Cosa intendi? Sei andato avanti così in fretta? Che ne è stato di noi?» Le sue parole erano disperate, ma poteva sentire la colpa e il rimpianto non detti insinuarsi. Lo sguardo di Nathan si addolcì per un momento, ma la sua voce era ferma. «Bella, hai smesso di lottare per noi molto prima di me. Non sono più l'uomo che ero, e non credo che lo sarò mai più. Ma tu stai ancora cercando di fingere che nulla sia cambiato». Il petto di Bella si strinse. «Ho commesso un errore, enorme, ma ti amo, davvero. Voglio che risolviamo questo». Nathan scosse la testa. «L'amore non basta più, Bella. Quello che avevamo era costruito sulla fiducia, e tu l'hai distrutta. Ti ho dato tutto, tutto, e tu mi hai dato bugie. Non posso semplicemente dimenticarlo. Non puoi chiedere una seconda possibilità dopo questo». Si alzò, passando accanto a lei verso la porta. «Ho chiuso, Bella. Devi affrontare le conseguenze delle tue azioni. Non posso più farlo». Bella lo guardò uscire dalla porta, lasciandola sola nel silenzio della loro casa ormai vuota. Il peso delle sue scelte le gravava addosso come una nuvola di tempesta, e per la prima volta capì il vero costo del suo tradimento. Nathan, d'altra parte, non era più l'uomo che era stato così affranto e vulnerabile. Aveva preso il controllo del proprio destino, costruendo una nuova versione di sé che non era ancorata al passato. La sua nuova fiducia era evidente in ogni passo che faceva, e il rispetto che aveva guadagnato dai colleghi e dagli amici era palpabile. Aveva trasformato il suo dolore in forza. Elena era diventata una presenza costante nella sua vita, e sebbene la loro relazione non fosse ancora definita, Nathan sentiva qualcosa che non provava da anni: speranza. Il supporto incrollabile di Elena gli ricordava che non era solo e che l'amore non doveva venire con fili di tradimento attaccati. Mesi dopo, Bella contattò Nathan. Aveva chiesto il divorzio, sapendo che non aveva altra scelta che affrontare le conseguenze delle sue azioni. Si scusò, ma sembrava vuoto. Nathan era già andato avanti e la sua risposta fu semplice ma definitiva. «Spero che tu trovi ciò che cerchi, Bella, ma io ho trovato ciò di cui ho bisogno. Ho trovato me stesso». Nathan chiuse quel capitolo della sua vita andando avanti senza guardarsi indietro. La sua vendetta era stata molto più che alcuni passi calcolati. Era stata una rivendicazione della sua identità, della sua forza e della sua pace. Nathan aveva intrapreso un viaggio di trasformazione, ma anche di profonda riflessione.
Si rese conto che la vendetta, sebbene soddisfacente al momento, non era la vera vittoria. Il vero trionfo arrivò quando capì che poteva sopravvivere al tradimento, non perché cercava di distruggere coloro che lo avevano ferito, ma perché aveva imparato a ricostruire se stesso dalle fondamenta. Con ogni giorno che passava, si sentiva più come l'uomo che era stato, e anche di più. L'amarezza che una volta lo consumava era svanita, sostituita da una forza silenziosa che veniva dalla consapevolezza che non aveva mai perso se stesso, anche quando Bella aveva cercato di portargli via tutto. Mentre si guardava allo specchio una sera, aggiustando la cravatta per un altro importante evento di lavoro, Nathan sorrise. Non era un sorriso di vendetta, ma di pace. Un sorriso che gli diceva che era finalmente libero. I mesi passarono e la vita di Nathan sembrava stabilizzarsi in un ritmo di successo e crescita personale. Elena rimase una fidata confidente, ma la loro relazione non andò oltre l'amicizia, con grande sollievo di Nathan stesso. Non era pronto per qualcosa di più e in un modo strano non era sicuro che lo sarebbe mai stato. Era contento dei suoi progressi, del lavoro che aveva messo nel ricostruire se stesso. Poi, un pomeriggio, mentre entrava in un caffè, vide qualcuno in un angolo, un volto familiare che non vedeva da mesi. Era Bella. Era seduta da sola, fissando la sua tazza di caffè come se il peso del mondo fosse caduto su di lei. Il suo atteggiamento un tempo spensierato era sparito, sostituito da un'aria più fragile e introspettiva. Alzò lo sguardo, i suoi occhi incontrarono i suoi, e per un breve secondo Nathan vide la donna che aveva amato una volta, la donna con cui pensava avrebbe passato per sempre. Ma il momento passò rapidamente. Nathan rimase fermo per un attimo prima di avvicinarsi al suo tavolo. «Bella», disse, la voce neutra. Lei sbatté le palpebre, le labbra tremanti mentre tentava un sorriso. «Nathan, non mi aspettavo di vederti». «Stavo solo prendendo un caffè», disse, in piedi di fronte a lei. Non si sedette e il suo tono era cauto. «Come stai?» Bella sospirò, incrociando le mani. «Sto cercando di capirlo. È stato difficile. Sto lavorando su me stessa». Nathan la studiò per un momento, prendendo in considerazione la donna che una volta era stata tutto per lui. Il suo aspetto si era addolcito e i contorni del suo dolore erano evidenti nel modo in cui parlava. Eppure, nonostante i cambiamenti, Nathan si rese conto che mancava qualcosa nella loro conversazione, qualcosa che una volta era stato così facile tra loro. Non c'era più familiarità, nessuna connessione. «Hai passato molto», disse Nathan dopo una pausa. «Ma anch'io ho fatto il mio percorso. Ho lavorato duramente per arrivare dove sono. Non è stato facile». «Lo so», disse Bella, la voce carica di rimpianto. «L'ho visto, Nathan. Non mi aspetto il perdono, ma volevo dirti che mi dispiace. So di averti ferito. Ho distrutto qualcosa di bello». Il cuore di Nathan ebbe una fitta, ma non era il tipo di dolore che aveva provato una volta. Era diverso ora, come un livido che era guarito ma ancora pulsava occasionalmente. «Apprezzo che tu lo dica», rispose, mantenendo la distanza. «Ma le scuse non cambiano ciò che è successo, non cambiano ciò che mi hai tolto». «Non intendevo togliertelo», disse Bella dolcemente. «Non stavo pensando. Ho perso di vista tutto, e ora vedo cosa mi è costato, cosa ci è costato». Gli occhi di Nathan si addolcirono per un momento, ma rapidamente riprese la compostezza. «Hai imparato molto, vedo, ma anch'io. Non sono più l'uomo che ero quando stavamo insieme». Un silenzio pesante calò tra loro. Bella guardò il suo caffè, come se cercasse le parole giuste. «Mi dispiace per come sono finite le cose», disse, la voce che tremava leggermente. «Volevo essere la persona di cui avevi bisogno, ma non lo ero. Ero troppo egoista. Non meritavi questo». Nathan annuì, il viso indecifrabile. «Non lo meritavo e non posso tornare indietro». Non c'era amarezza nelle sue parole, solo la finalità di un capitolo che era stato chiuso tempo fa. Bella non sembrò sorpresa, annuì come se avesse già accettato la realtà della loro situazione. «Capisco», sussurrò. Con ciò, Nathan si alzò, dando a Bella un ultimo sguardo prima di uscire dal caffè. Sentì un senso di chiusura che non sapeva di aver bisogno, ma che c'era comunque.
Il dolore del loro passato si era attenuato e, sebbene ci fossero momenti in cui pensava a ciò che avevano perso, sapeva di aver superato quella versione di sé. Mentre camminava sotto la luce del sole, si rese conto che la donna seduta dietro di lui, una volta il suo tutto, ora era una sconosciuta. E andava bene così. Poche settimane dopo il suo incontro inaspettato con Bella, Nathan sentì un senso ancora più profondo di appagamento scendere su di lui. La sua vita professionale prosperava e la sua crescita personale era tutt'altro che finita. C'erano ancora momenti di dubbio, naturalmente, momenti in cui l'ombra del suo passato si insinuava nei suoi pensieri, ma non avevano più potere su di lui. Aveva imparato qualcosa di inestimabile attraverso il suo dolore. La vendetta, sebbene dolce, era stata più una questione di rivendicare il suo senso di sé che di ferire Bella. E alla fine non era la sua caduta che gli aveva portato pace, ma la sua stessa rinascita. Il viaggio di ritorno a se stesso era stata la vera vittoria. Nathan continuò a concentrarsi sul lavoro, immergendosi in progetti personali che alimentavano la sua creatività e passione. Elena rimase una buona amica, qualcuno su cui poteva contare, ma non cercava nulla di più. Aveva imparato l'importanza dell'indipendenza, di stare in piedi da solo, di costruire un futuro che non dipendesse da qualcun altro. Con il passare dei mesi, un senso di gratitudine iniziò a sostituire la rabbia che una volta lo consumava. Era grato per le lezioni che aveva imparato, per la forza che aveva trovato dentro di sé e per il futuro che lo attendeva. Una sera, mentre stava sul balcone del suo appartamento, guardando lo skyline della città, Nathan si rese conto che non aspettava più una chiusura. L'aveva già trovata. Non era nell'apologia che Bella gli aveva dato, né nella vendetta che aveva cercato. Era nella vita che aveva creato per se stesso, nella persona che era diventato. E per la prima volta da molto tempo, Nathan sorrise. Non un sorriso di trionfo, non un sorriso di vittoria, ma un sorriso di pace. Aveva lasciato andare il passato e ora era libero. Cosa ne pensate della decisione di Nathan? Avreste fatto lo stesso al suo posto? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdervi altre storie